Amici del canale, oggi andremo a fare un'esperienza davvero unica, il trenino del Bernina. Il trenino rosso del Bernina, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, è la tratta ferroviaria più alta delle Alpi e collega la Valtellina e l'Engadina lungo un percorso mozzafiato tra Tirano e St. Moritz. Siamo a Tirano e dopo aver fatto i biglietti e lasciato la macchina al parcheggio ci stiamo dirigendo verso la stazione. Noi abbiamo acquistato il biglietto del treno regionale che parte ogni ora da Tirano verso St. Moritz. Il costo del biglietto è di 70 euro. È possibile acquistarlo direttamente al parcheggio all'ingresso di Tirano oppure sul sito internet ufficiale che vi lasciamo scritto in descrizione. Scocca l'ora di partire, zaino in spalla, biglietti del treno e documenti validi per l'espatrio. Che il viaggio abbia inizio! I treni possono differenziarsi tra loro, ma la tratta è unica, con la possibilità di scendere e salire tutte le volte che si vuole nelle fermate lungo la tratta. 9:41, puntuale come l'orologio svizzero, il trenino rosso del Bernina lascia la stazione di Tirano. Mi raccomando subito sul treno dopo che avete fatto il biglietto perché la situazione non c'è posto, stipati come i cani. La scelta del treno può ricadere su quelli regionali o panoramici. Entrambi possiedono la prima e la seconda classe e i pulsanti per segnalare la fermata richiesta dove è previsto. I treni regionali sono quelli più frequentati, hanno le finestrine abbassabili per consentirvi di scattare le vostre foto ricordo senza riflessi. Quelli panoramici hanno una vetrata a cupola che permettono una visuale più ampia sul panorama circostante. Le vetrate non sono abbassabili in quanto giungono sino al tetto del vagone. Consiglio importante, appena salite sul treno ricordatevi di togliere subito la connessione dati perché attraversata la provinciale di Tirano si passa subito il confine di Stato entrando in Svizzera. Il treno inizia qui la sua corsa verso il cielo, passa sotto la quarta campata del viadotto elicoidale che nel 2010 ha spento le sue 100 candeline. Abbiamo appena lasciato il viadotto elicoidale di Brusio, uno dei simboli della ferrovia retica, un vero capolavoro di ingegneria. Viene considerata l'opera più spettacolare dell'intera linea del Bernina. In uno spazio ristretto il treno riesce a superare un dislivello di circa 30 metri. Si rende conto fin da subito che l'esperienza è davvero unica in quanto la tratta del Bernina è una delle più belle al mondo. Giungiamo a Miralago, un nome che la dice lunga. Il treno si rispecchia nelle acque del lago Poschiavo di origine antica, attorno al quale è possibile passeggiare e godersi la brezza del tipico venticello dei 1000 metri. Il trenino del Bernina offre un'esperienza unica attraverso i paesaggi fantastici che cambiano dal verde lussureggiante delle valli al bianco incantato delle cime innevate lungo la sua salita. Noi abbiamo comunque scelto di fare questa tratta d'inverno quando il paesaggio diventa veramente affascinante. Tra la neve, i laghi ghiacciati, le montagne innevate, questo luogo diventa davvero incontaminato, un vero e proprio paradiso lungo questa tratta. Lasciato alle spalle Poschiavo, il lungo serpentone rosso si inerpica sul versante della montagna e inizia il suo viaggio tra ponti e gallerie. Macchina fotografica alla mano, bisogna essere pronti a voltarsi da un lato e dall'altro del vagone per immortalare il panorama che prima ci abbracciava sulla destra e ora alla nostra sinistra. Una delle fermate facoltative è Cavaglia, attraversata dal torrente Cavagliasco, dove si possono osservare le famose marmitte dai giganti. 28 piccole e grandi buche nel terreno, gioielli naturalistici frutto delle glaciazioni susseguitesi nei millenni dopo lo scioglimento del ghiacciaio, che ha lasciato come unico ricordo odierno lo spettacolo del Piz Palu. La fermata successiva è Alp Grum, una sosta indicata per gli amanti dell'escursionismo e delle fotografie. Qui non potete dimenticare uno scatto al ghiacciaio del Palù proprio davanti a voi. La situazione peggiora, carro bestiale. Non fa parlata di persona, non amo più. Questo è un chiaro esempio di quando si dice Instagram verso realtà.
Il nostro treno continua la sua arrampicata e una volta superata la diga di scala giungiamo al Lago Bianco. Si tratta di un lago artificiale alimentato dalle acque del ghiacciaio del Cambrena. Il suo colore lattiginoso è dovuto alla farina glaciale prodotta dall'abrasione delle rocce da parte del ghiacciaio. In questo periodo dell'anno è completamente ghiacciato e per ammirarne i suoi colori bisogna tornare nel periodo estivo. Tappa Ospizio Bernina è la stazione più alta di tutta la ferrovia retica. Questa tappa segna il confine linguistico. A sud nella valle di Poschiavo si parla italiano, mentre a nord nell'Engadina il tedesco e il romancio. La ferrovia inizia la sua discesa passando per il Lago Nero, lago più piccolo di origine naturale, alimentato da acque sorgive, sul quale nel periodo invernale si pratica il kite snow. Vi svegliamo una curiosità: le acque del Lago Bianco si gettano nel fiume Adda e tramite il Po raggiungono il mare Adriatico, mentre le vicinissime acque del Lago Nero alimentano il fiume Inn e tramite il Danubio sfociano nel Mar Nero. La funivia del Bernina di Avolezza supera un dislivello di circa 1000 metri, portandoci al rifugio di Avolezza che sfiora i 3000 metri d'altezza. La sua terrazza affacciata sul maestoso gruppo del Bernina permette di ammirare uno dei panorami più belli delle Alpi. Ai piedi del massiccio del Bernina c'è la fermata del ghiacciaio del Morterasch. Il ghiacciaio, un tempo 2 passi dalla stazione, è oggi facilmente raggiungibile a piedi in un'ora circa. Troverete cartelli lungo il percorso ad indicare l'arretramento del ghiacciaio ogni 10-20 anni a partire dal 1900. Nonostante il consistente ritiro nell'ultimo secolo, la lingua glaciale ha una lunghezza di circa 6,5 km. E dalla rinomata località di villeggiatura pontresina si parte alla scoperta della Val Rosèche, una fiabesca vallata di 7 km con la vista spettacolare sui maestosi ghiacciai. Dopo 2 ore abbondanti di viaggio ricco di emozioni e panorami mozzafiato, siamo arrivati al capolinea svizzero, St. Moritz. Per una visita al paese chic dell'Engadina potrete calcolare circa un paio d'ore. Sappiate che allo scoccare del 48esimo minuto di ogni ora un trenino riparte alla volta di Tirano. Gambe e spalle via, si parte alla scoperta della cittadina dal clima frizzante. Siamo arrivati a St. Moritz. Adesso andiamo a farci un giro per il centro di St. Moritz. Con la mia tenuta invernale, quello alle nostre spalle è il famoso lago ghiacciato dove si può camminare, pattinare e vengono fatte le famose gare di polo con i cavalli. Il lago di St. Moritz, raggiungibile dalla stazione con un comodo sottopassaggio, è indubbiamente l'attrattiva che spicca arrivando con il trenino del Bernina. Qui potrete fare una passeggiata lungo il sentiero pedonale attorno al lago, oppure semplicemente potrete raggiungere la chiesa di San Carlo che si intravede in lontananza. D'inverno è tutta un'altra storia. Il lago diventa ghiacciato ricoperto da soffice neve e non potevamo non provare l'ebbrezza di salire sul lago ghiacciato. E adesso andiamo a camminare sul lago ghiacciato. Sei pronto? Siamo verticali. Guarda, non si può vedere? È totalmente ghiacciato. Come mai sta cagata? Gli amici l'hanno fatto. Gli amici l'hanno fatto. Gli amici si buttano sotto il treno, ci buttiamo sotto anche noi. Bravo! Però è figo, sul lago Però ghiacciato. questa volta non si sente il rumore del ghiaccio. E meno male perché vuol dire che... Ti ricordi? Eh sì, vuol dire che... È bello... È solido. C'ha paura Stefano. Mettiamo qui vicino le nostre amiche della Tetta in Vetta. Se passate di qui,
Cagateci. E bravi golosoni, forza, è ora di andare ad esplorare il centro di St. Moritz. Queste scale mobili sono state costruite nel 2003, dopo i mondiali di sci. Collegano il centro del paese con il lago. C'è una terrazza panoramica che si affaccia direttamente sul lago, sul quale poter fare un bel selfie. Meno male che ci sono le scale mobili perché la me la faceva fare tutta a piedi. Infatti sto giro è fortunato che ci sono le scale mobili, Stiamo costeggiando il Palace. Uno degli hotel più rinomati di St. Moritz, dove hanno girato anche vacanze di Natale. Parte di abbronzatissimi. Qui è rimasto tutto negli anni 80. Adesso vi facciamo vedere. Il Palace Hotel è uno dei più famosi hotel di lusso di St. Moritz, uno dei migliori hotel al mondo anche dopo 124 anni dalla sua apertura. Qui la tradizione incontra l'innovazione. Elegante e cosmopolita, St. Moritz possiede un fascino riconosciuto a livello mondiale, tanto da meritarsi l'appellativo di Top of the World. La fama dei suoi 322 giorni di sole l'anno attira visitatori da tutto il mondo. Giunti in centro, tra una fetta di torta di noci dell'Engadina e una pralina al cioccolato, potrete abbinare una pausa golosa ad una passeggiata tranquilla, alla scoperta delle numerose contraddizioni di questa città montana, alpina dal fascino sfarzoso e cosmopolita. Se non avete tempo, potete girare solo il centro in circa un'oretta. Eccoci, finalmente finiti sto giro. Si sta andando di gran lusso, questo è i finestroni, la carrozza con i finestroni grossi panoramici, tanta roba. Arrivate a destinazione sali salvi. Vi consigliamo assolutamente di fare questa esperienza. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a qui, fateci sapere scrivendoci un commento o mettendo mi piace se l'esperienza vi è piaciuta. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook e sul nostro sito internet. Vestiviaggi di Beatrice Stefano.weebly.com. Ciao! Ciao!